Buongiorno ragazzi, dopo 8 mesi a Bali sono ritornata qui a Roma per poco riparto e oggi volevo proprio parlarvi di come viaggiare non stop, cioè fare quello che faccio io. Iniziamo! Sono ben 4 anni che sono una nomade o nomade digitale, e cioè vuol dire che sono 4 anni che non vivo fissa qui in Italia, non vivo fissa qui a Roma, ma semplicemente mi sposto continuamente. E questo è iniziato tutto da quando avevo 24 anni e ho fatto il mio primo viaggio in Messico dopo che mi sono laureata in marketing e comunicazione e ho fatto 2 mesi di viaggio in Messico da sola, anzi prima del Messico ho fatto 10 giorni in Interrail nel nord Europa da sola. Da lì ho detto io non mi fermo più e visto che me lo chiedete in tantissimi voglio svelarvi come faccio a viaggiare così tanto, perché sembra una cosa così lontana, sembra una cosa così assurda o una cosa proprio da ricconi, ma non è così. Io ho iniziato a 24 anni quando avevo ben pochi soldi ed è una cosa che in tutta Europa o in tutto il mondo le persone fanno già a 18 anni. Io conosco tantissimi ragazzi che a 18 anni si prendono 6 mesi o un anno prima di iniziare l'università per andare a conoscere semplicemente il mondo. E quindi oggi vi voglio parlare di come viaggiare non stop. Ovviamente qui parlerò più magari di un viaggio che può durare 1 mese o 2 mesi, poi da fare quello al passare a viaggiare e lavorare non stop come faccio io, cioè da 4 anni, ovviamente vi dovete trovare un lavoro che vi permette di lavorare online. Ho tantissimi video a riguardo, anzi vi lascio qui in descrizione, ma iniziamo con le basi, come si fa ad iniziare a viaggiare non stop. In tutto questo video ovviamente il tema principale è come viaggiare low cost, perché io sono riuscita a viaggiare per 2 mesi con gli stessi soldi che i miei amici hanno utilizzato per viaggiare per 1 settimana, quindi ovviamente per allungare quei soldi bisognerà viaggiare ovviamente low cost, ma quando si è giovani è bellissimo e divertentissimo, quindi non c'è nessun problema. Prima di iniziare questo video venitemi a trovare su Instagram per vedere che cosa sto facendo oggi, dove sto oggi, perché ad esempio domani vado in Olanda e quindi potreste trovarmi in qualsiasi parte del mondo, quindi venitemi a trovare su Wildflower Mood. Numero 1, dove andare a dormire? Il posto migliore per fare una vacanza low cost, divertentissima, soprattutto quando si è giovani, è sicuramente andare a dormire in ostello. L'ostello è uno dei posti più divertenti al mondo. Io mi sono convinta a viaggiare non stop e a fare anzi la nomade digitale proprio per le persone che ho conosciuto in ostello. Quando ho fatto il mio primo Interrail a 24 anni nel nord Europa ho viaggiato solo in ostello e lì ho conosciuto tantissime persone che viaggiavano da soli e tantissime persone che viaggiavano e lavoravano, quindi proprio entrando in contatto con le persone negli ostelli mi sono convinta a continuare a viaggiare e non fermarmi mai più. E a riguardo vi voglio parlare di Hostelworld. Hostelworld è il sito dove prenoto tutti i miei ostelli e adoro Hostelworld innanzitutto perché ti fa la classifica degli ostelli più belli al mondo. È appena uscita ora la classifica degli ostelli più belli al mondo del 2019 e vedete degli ostelli fighissimi che fanno sicuramente invidia agli hotel, quindi sicuramente andatevi a controllare gli ostelli che hanno vinto quest'anno i migliori ostelli al mondo perché sono davvero bellissimi. Poi cosa mi piace di Hostelworld? Che appena inserisci una località, quindi la località dove vuoi andare, ti dà innanzitutto tutti gli ostelli che puoi ordinare per ad esempio prezzo, per pulizia, per staff, per quanto è centrale rispetto agli altri ostelli, quindi subito riesci a fare una divisione perfetta e riesci a trovare l'ostello per te. Poi quando hai fatto questa ricerca puoi classificarli ad esempio per i più popolari e lì a destra di ogni ostello ti dà il punteggio di quell'ostello, quindi sin da subito puoi capire qual è l'ostello migliore di quella città. Ovviamente quelli che hanno il punteggio 9, da 9 a 10 sono i migliori ostelli di quella città, ma già da 8 sono davvero degli ottimi ostelli. E poi subito a destra ti dà la possibilità di vedere com'è in quell'ostello la pulizia, lo staff e la posizione. Quindi adoro Hostelworld. Se volete prenotare un ostello sicuramente andate a dare un'occhiata ad Hostelworld e lì negli ostelli farete le amicizie migliori. Ovviamente la cosa tipica dell'ostello è dormire in dormitorio e quindi dividere la stanza con altre persone, cosa che io ho fatto sempre ed è tranquillissima, non è l'incubo come molte persone pensano, ma potete anche scegliere delle stanze private. Infatti in molti ostelli c'è l'opzione della stanza privata, quindi potete avere il meglio dell'ostello con le aree comuni, con il conoscere persone nuove, con il condividere le cose,
cose, poter cucinare, eccetera, e in più quando andate a dormire potete avere la vostra stanza, quindi non c'è niente di meglio che gli ostelli. Vi lascio qui sotto il link ad Hostelworld, così potete dare un'occhiata subito ai migliori ostelli del mondo. Numero 2, un'altra spesa per questi viaggi, che può essere una delle spese più grandi, è proprio quella del volo, a meno che non andiate qui in Europa e quindi vi costerà pochissimo, ma se andate ad esempio in Messico come ho fatto io o a Bali, insomma dall'altra parte del mondo, il volo costerà un po' di più. Per trovare il volo migliore ho fatto un video dove parlo solo dei voli, ve lo lascio qui sotto, ma comunque in generale dovete monitorare semplicemente il luogo dove volete andare e quindi magari fare un'alert ad esempio su Skyscanner. Io ad esempio uso molto Skyscanner, Momondo e Google Flight, e monitorare quella destinazione e andare a vedere semplicemente la data in cui costa di meno. Ovviamente se siete più flessibili e quindi non avete una data precisa o un orario preciso in cui volete partire, il volo costerà molto di meno. Però vi lascio qui sotto la guida completa a trovare i voli low cost. Numero 3, fare un piano finanziario. Cosa vuol dire fare un piano finanziario? Avere sin dall'inizio una somma più o meno precisa di quanto potete spendere durante questo viaggio. Ad esempio io in Messico ho speso circa 1000 euro, 1500 per 2 mesi. Quindi cosa ho fatto? Avevo quei 1500 euro, li ho divisi per le giornate e da lì ho diviso nuovamente. Se avevo ad esempio 30 euro al giorno o 20 euro al giorno, sapevo che più o meno l'ostello mi doveva costare dai 5 ai 7 euro. Pranzo e cena mi doveva venire altri 6 euro, che ovviamente in Messico è possibile, e in più avevo questi 2-3 euro in più da poter spendere così, magari per bere qualcosa o cose del genere. Con qualsiasi budget potete creare una vacanza ad hoc. Se sapete che ogni giorno potete spendere 70 euro, ovviamente il costo per l'hotel sarà maggiore, il costo per mangiare sarà maggiore o il costo per svagarsi sarà maggiore. Se invece avete un budget minore sarà semplicemente minore. Però fare un budget giornaliero vi aiuterà tantissimo a capire quanto state sforando, o ad esempio se un giorno spendete di più perché fate un'attività in particolare, il giorno dopo cercate di spendere un po' di meno per bilanciare questi costi. Questo vi aiuterà sicuramente a non spendere troppi soldi, perché una cosa che facciamo ovviamente quando uno va in vacanza cerca un po' di switch off, spengere il cervello, perché dice ah, sono in vacanza, mi posso rilassare. Però questo diciamo che è più per chi fa la vacanza e che può spendere senza pensare ai soldi. Però se avete un budget semplicemente potete fare lo switch off con la testa, però se avete sin dall'inizio più o meno un'idea di quanti soldi potete spendere al giorno, non sforerete e quindi poi non ci saranno problemi con i soldi. Numero 4, mangiare economicamente, e questo in più o meno tutti i paesi vuol dire mangiare come mangiano i locali. Quindi non andare a fare le cene o i pranzi sofisticati al centro. Ad esempio se siete qui a Roma, non andare a mangiare nel ristorante, non so, a Piazza di Spagna con tutti i turisti, quelli che hanno più soldi, ma andare semplicemente dove vanno i locali. Che non vuol dire che la qualità sia minore, perché ovviamente io qui a Roma conosco dei posti romani dove si paga molto poco e sono deliziosi, e invece i turisti, perché semplicemente non conoscono questi posti, vanno a mangiare nei posti dove costa di più, perché sono più turistici, più vicino all'occhio, più vicino ai monumenti, insomma dove gli cade l'occhio vanno. Quindi andate a mangiare dove mangiano i locali. Questo ci porta al numero 5, chiedete ai locali come fare a trovare questi posti. A parte internet, ci sono tantissime risorse per trovare questi posti su internet, ma chiedere direttamente ai locali sicuramente vi aiuterà tantissimo. Una cosa che potete fare appena arrivate in ostello o in hotel, potete chiedere direttamente alla reception dove posso andare a mangiare, oppure lì potete chiedere cose come dove è più sicuro andare, dove non dovrei andare, fino a che ora posso stare fuori, è sicuro viaggiare da sola. La reception del vostro hotel, del vostro ostello, è sicuramente un punto di riferimento per tantissime cose, come ad esempio dove andare a mangiare bene e con poco. Quindi primo stop, sicuramente andatevi a fermare alla reception, mappa in mano, e fatevi segnare i posti più buoni, che costano ovviamente molto meno. Numero 6, muoviti economicamente. Che cosa vuol dire? Utilizzare ad esempio treni, utilizzare ad esempio bus, affittare una macchina potrebbe essere un po' più costoso, però utilizzare quello sempre che utilizzano i locali, come ad esempio treni e bus, vi potrebbe costare molto molto di meno. Un'altra cosa che c'è ora, c'è ad esempio BlaBlaCar o tutti questi servizi di car sharing che vi taglieranno tantissimo i costi. Una cosa che facevo io ad esempio quando ero in Sud America, usavo spesso i bus. Se siete però in posti diciamo un po' più così, un po' più poveri, dove potrebbe essere un po' più rischioso, pagate un pochino di più se prendete ad esempio il bus notturno per essere un po' più tranquilli. Però
solitamente, soprattutto qui in Europa o in America, insomma ci sono i bus o i treni che sono tranquillissimi, sicurissimi e costano molto di meno rispetto magari a una macchina. Anzi, un consiglio che vi do sempre: in aeroporto, appena uscite dall'aeroporto, non andate subito a prendere il taxi, perché è quello che vi dà sempre la sveglia di 50 euro a botta, ma andate a vedere magari prima su internet come fanno i locali, se c'è un bus locale, se c'è un treno, perché la maggior parte delle volte non c'è mai solo l'opzione privata del tipo il taxi, ma c'è sempre anche la versione pubblica come bus o metro, quindi andate a vedere sempre se c'è un mezzo di trasporto che vi può portare al centro della città, che a volte costa 20 volte meno del taxi, quindi andate ad informarvi, l'informazione è chiave. Settimo e ultimo consiglio: fare volontariato. Questa è una cosa che io ho fatto nei miei 6 mesi in Sud America. Ho fatto volontariato sempre negli ostelli, sempre perché adoro gli ostelli. Che cosa vuol dire il volontariato? Vuol dire scambiare delle ore di lavoro per dormire gratis in ostelli o in hotel. Ad esempio, quando ero in Perù ho fatto un mese in questo ostello davanti al mare, che era una cala di surfisti bellissima, e ho lavorato lì, ho fatto il sito web per questo ostello e sono stata un mese gratis lì. Quindi ovviamente ho battuto il prezzo, che non so, era di 10 euro a notte di ostello, che quindi per un mese era 300 euro, l'ho battuto semplicemente scambiando con qualche ora di lavoro al giorno. Lavoravo circa 3 ore al giorno e poi il resto del giorno andavamo e ci godevamo il posto. Quindi una cosa sicuramente utile per chi vuole viaggiare low cost, è ancora giovane e vuole fare anche qualche esperienza, è il volontariato. Vi lascio qui sotto i tipi di volontariato che ho utilizzato. Io ho utilizzato Workaway, ma ce ne sono molti altri. E basta, questo era il mio ultimo consiglio. Ovviamente da qui a passare a fare la nomade digitale come faccio io, lo steps è semplicemente trovare un lavoro online. Io faccio marketing e comunicazione, curo il mio blog, il mio canale YouTube, la mia pagina Instagram, lavoro per collaborazione, eccetera eccetera, ma ci sono tantissimi altri lavori che si possono fare come nomade digitale. Anche lì ho un video su come diventare nomade digitale e che cosa fare, ve lo lascio qui sotto. E niente, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il consiglio che vi è piaciuto di più, o dove vi piacerebbe andare, quale tipo di viaggio vi piacerebbe fare e in che meta. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi qui al canale, lasciatemi un mi piace e venitemi a trovare su Instagram per vedere dove sono oggi, perché ogni giorno sono un po' ovunque. E quindi venitemi a trovare su Instagram e buon viaggio, ma soprattutto divertitevi nei vostri prossimi viaggi.